Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Astutara Satta Sri Srimad His Divine Loving Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Astutara Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jaya Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sri Sri Radha Sham Sundar Ki Lord Jagannath, Lord Baladev Subhadra Maharani Ki Sri Sri Gaur Nitai Ki Jai Nitai Gaur Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Sri Guru Sri Gauranga Jai Sri Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 19, Text 33. The chapter is entitled, The Lord Begs Charity from Bali Maharaj. Dallo Srimad Bhagavatam leggiamo Canto 8, capitolo 19, Shivamana chiede la carità a Bali Maharaj, verso numero 33. Tribhi Kramair Imal Lokan Tribhi Kramair Imal Lokan Vishva Kaya Kramishyati Vishvakaya Kramishyati Sarvashvam Vishnave Tattva Sarvashvam Vishvave Tattva Mudha Vartishyase Katam Mudha Vartishyase Katam Tribhi Kramar Imalokan Vishvakaya Kramishyati Sarvashvam Vishnave Dattva Mudha Vartishyase Katam Tribhi Kramar Imalokan Vishvakaya Kramishyati Sarvashvam Vishnave Dattva Mudha Vartishyase Katam Tribhi Kramar Imalokan Vishvakaya Kramishyati Sarvashvam Vishnave Dattva
Mudha vartishyase katam. Please chant. Ladies. Tribi, three. Kramai, by steps. Iman, all these. Lokan, three planetary systems. Vishvakaya, becoming the universal form. Kramishyati, gradually he will expand. Sarvashvan, everything. Vishnave, unto Lord Vishnu. Tattva, after giving charity. Mudha, O you rascal. Vartishyase, you will execute your means of livelihood. Katam, how? Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. You have promised to give him 3 steps of land in charity, but when you give it, he will occupy the 3 worlds. You are a rascal. You do not know what a great mistake you have made. After giving everything to Lord Vishnu, you will have no means of livelihood. How then shall you live? Traduzione e spiegazione di Srila Prabhupada. Tu hai promesso di dargli 3 passi di terra in carità, ma quando glieli avrai concessi, egli con questi 3 passi coprirà i 3 mondi. Sciocco, non ti accorgi dell'enormità del tuo errore? Dopo aver dato tutto a Sri Vishnu, non avrai più niente, nessun mezzo di sostentamento. E allora come vivrai? And this is the purport. Bali Maharaj might argue that he had promised only 3 steps of land. But Sukracharya, being a very learned Brahmin, immediately understood that this was a plan of Hari, who had falsely appeared there as a brahmachari. The words Mudha Vartishyase Kattam reveal that Sukracharya was a Brahmin of the priestly class. Such priestly Brahmins are mostly interested in receiving remuneration from their disciples. Therefore, when Sukracharya saw that Bali Maharaj had risked all of his possessions, he understood that this would cause havoc not only to the king, but also to the family of Sukracharya, who is dependent on Maharaj Bali's mercy. This is the difference between a Vaishnava and a Smarta Brahmin.
a smarta Brahmin is always interested in material profit, whereas a Vaishnava is interested only in satisfying the Supreme Personality of Godhead. From the statement of Sukracharya, it appears that he was in all respects a smarta Brahmin interested only in personal gain. Spiegazione. Bali Maharaj poteva obiettare di aver promesso solo 3 passi di terra, ma Sukracharya, che era un brahmana molto esperto, capì immediatamente che ciò che stava per accadere rientrava nel piano di Hari, il quale si era presentato sotto le mentite spoglie di un brahmachari. Le parole Muda Vartishya Se Katham rivelano che Sukracharya era un brahmana appartenente alla classe sacerdotale. Questa categoria di brahmana generalmente si preoccupa di ricevere compensi da parte dei discepoli. Così quando Sukracharya si accorse che Bali Maharaj stava mettendo a repentaglio tutto ciò che possedeva, capì che sarebbe stata la rovina non solo per il re, ma anche per la propria famiglia. Infatti tutta la famiglia di Sukracharya dipendeva economicamente da Maharaj Bali. Questa è la differenza tra un Vaishnava e uno Smarta Brahmana. I Brahmana appartenenti a quest'ultima categoria sono sempre interessati ai guadagni materiali, mentre un Vaishnava si preoccupa soltanto di soddisfare Dio, la persona suprema. Dalle sue stesse affermazioni appare chiaro che Sukracharya era uno Smarta Brahmana, interessato soltanto al guadagno materiale, guadagno personale. Om Jnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. Prabhupada gives the example of 2 different perspectives in the purport. Nella spiegazione Prabhupada ci dà l'esempio di 2 tipi di prospettive. The first perspective is that of a materialist, La prima prospettiva è quella di un materialista and the second perspective is that of a Vaishnava. e la seconda è quella di un Vaishnava. One of the Sanskrit words is chakshush, your vision. Uno dei termini sanscriti che definiscono questo è kshatru, vuol dire visione. So he specifically points out the vision of Shukracharya. E in particolare lui mette in luce la visione di Sukracharya. And the vision of Shukracharya is based on self-centeredness. E la visione di Sukracharya era basata sul mettersi al centro, sul proprio egoismo. You would think the guru would be happy that the disciple is surrendering everything to the Supreme Lord. E voi potete pensare che un guru sia felice quando un discepolo abbandona ogni cosa al Signore Supremo. And in reality he hasn't surrendered anything yet. E in realtà lui non aveva ancora abbandonato nulla al Signore. Vamanadeva has only asked for 3 steps of land. Vamanadeva a questo punto aveva solo chiesto i 3 passi di terra. So nothing has transpired yet. Quindi ancora nulla traspariva di quello che sarebbe accaduto. But Sukracharya, as Prabhupada describes, is an intelligent Brahmin. Ma come Prabhupada descrive, Sukracharya era un brahmana molto intelligente. And he understood Vamanadeva's position. E lui aveva compreso la posizione di Vamanadeva. Which makes it even more ironic that he was not encouraging Vamanadeva to surrender to the Lord. E rende ancora più ironico, più paradossale il fatto che lui non incoraggiasse Bali Maharaj a dare tutto al Signore. Oh, this is God and he wants everything from you. Ah, quello è Dio e vuole portarti via tutto. But don't give it to him. Ma non darglielo. So what kind of guru is that? Quindi che razza di guru è questo? And Prabhupada points out, because Sukracharya had self-interest, E Prabhupada fa il punto che siccome Sukracharya aveva questi interessi egoistici, if Bali Maharaj surrendered everything, then what would be the position of his family? Bali Maharaj would have nothing to give Sukracharya and his family anymore. pensava, se Bali Maharaj dà tutto al Signore, poi come mi mantengo la famiglia? So it's interesting to see the perspective of Sukracharya, don't surrender to Vamanadeva. Quindi è interessante vedere questa prospettiva di Sukracharya che diceva al suo discepolo di non
non abbandonarsi a Vamanadeva. But the perspective of a devotee is give everything to Vamanadeva. Ma la prospettiva del devoto è di dare tutto al Signore Vamanadeva. And therefore in Shastra we can understand there are different perspectives or different chakshush that one can have depending on one's heart. Per questo nella scrittura possiamo vedere che ci sono differenti prospettive che possiamo adottare in accordo allo stato del nostro cuore. As we saw in the Bhagavad Gita in the 11th chapter, there's divyam chakshush. Come leggiamo nella Bhagavad Gita nell'11° capitolo, c'è questa divyam chakshus. And divyam chakshush is the vision, transcendental vision that is given by the mercy of the Lord. E la divya chakshu è quella visione trascendentale che viene concessa dalla misericordia del Signore. Arjuna asked to see the universal form. Arjuna aveva chiesto di vedere la forma universale. And Krishna said the only way you will be able to see the universal form if there is divyam chakshush, if I give you this transcendental perspective or vision. E Krishna gli disse: l'unico modo che hai per vedere la mia forma universale è quella che io ti dia degli occhi divini. And because of Arjuna's purity of heart, that's exactly what happened. È dovuto appunto al fatto che Arjuna aveva il cuore puro, e questo è esattamente ciò che accadde. He was worthy to receive the mercy of the Lord and thus have transcendental vision. Gli fu concesso di ricevere la misericordia del Signore e di avere questa visione trascendentale. So Krishna says, I'll give you this divyam chakshush, this transcendental vision by which you can see my universal form. Quindi Krishna gli disse: ti do questa divya chakshu, questa visione divina con la quale potrai vedere la mia forma universale. And that comes directly through mercy. E questa viene concessa, viene direttamente attraverso la misericordia. Which is the beauty of Bhakti Yoga system. E questa è la bellezza del sistema del Bhakti Yoga. There is reciprocation between one's object of meditation and the meditator. C'è una reciprocazione, una relazione fra l'oggetto della meditazione e il meditante. So Arjuna was a qualified recipient of divyam chakshush and therefore he received it. Arjuna era un recipiente qualificato di questa visione divina ed è per questo che la ricevette. There's another kind of perspective that one can have, and to a degree, Sukracharya had this, and that's called Jnana Chakshush. C'è un altro tipo di prospettiva che uno può avere, sviluppare, ed è quella che aveva Sukracharya, che è definita Jnana Chakshus. In Divyam Chakshush, Krishna says, Tesham satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. You worship me, you love me, you serve me, I give you the understanding by which you can come to me. Nella Divya Chakshu, la visione divina, è quella che il Signore concede quando i devoti si impegnano a servirlo con amore. Jnana Chakshush is through the eyes of knowledge. La Jnana Chakshu significa attraverso gli occhi della conoscenza. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshusam Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha. This is the eyes or perspective that we have through knowledge. Questi sono gli occhi o la prospettiva che possiamo sviluppare grazie alla conoscenza. Yesterday we discussed a little bit about how we approach the deities. First we approach the deities through knowledge. Ieri abbiamo un po' parlato di questo punto, di come per esempio noi avviciniamo le divinità. We hear from Guru, we hear from Shastra, we hear from Sadhu that the deities are non-different than Krishna. Attraverso la conoscenza noi sentiamo dal Guru, dagli Shastra, dai devoti, che chi sono le divinità. And in our beginning stage, we approach them with that faith because we have been told by authorities that is who is there, Krishna and Radha in the deity form. E allo stadio iniziale noi avviciniamo con questa conoscenza le divinità che ci è stato spiegato chi sono
appunto dal guru, dagli shastra. So with knowledge, we develop faith. E quindi con la conoscenza sviluppiamo fede. And our vision is seen through that faith. E la nostra visione passa attraverso questa fede. But as the heart becomes more and more purified, Ma più il cuore si purifica, we develop relationship with the deity. più sviluppiamo una relazione con le divinità. We feel their presence within our life. E sentiamo la loro presenza nella nostra vita. We feel the reciprocation coming from them. Sentiamo la reciprocazione che viene da loro. We want to serve them. Noi vogliamo servirle. And then eventually the third perspective kicks in, and that is we actually have direct perception of the Lord. E alla fine subentra la terza prospettiva, che è quella di vedere il Signore faccia a faccia. In the Srimad Bhagavatam, I call it the 3 Ds. It describes how bhakti gives us 3 Ds. Nello Srimad Bhagavatam io descrivo questo come le 3 D della Bhakti. By performing bhakti, we develop devotion. Impegnandoci nella Bhakti sviluppiamo devozione, Detachment, distacco and ultimately direct perception of the Lord. e alla fine la percezione diretta So del Signore. the process of bhakti yoga gives us knowledge by which we develop some faith. Quindi il processo del Bhakti Yoga ci dà quella conoscenza attraverso cui possiamo sviluppare una certa fede. Then there's connection. Poi c'è la connessione, That's why it's called bhakti yoga, per questo è definito Bhakti Yoga, because yoga means connection perché yoga vuol dire connessione through devotional service. attraverso il servizio devozionale. Prabhupada oftentimes described bhakti as devotional service. Spesso Prabhupada traduce il termine Bhakti con servizio devozionale, Even though throughout the Vedas, bhakti has many different meanings. anche se nei Veda troviamo che la Bhakti ha diversi significati. It can mean the offering from a sacrifice. Può significare, indicare l'offerta di un sacrificio, It can mean devotion. può significare devozione. But Prabhupada and Baladev Vidyabhushan specifically took the meaning from the Garuda Purana, which Prabhupada defined bhakti as devotional service. Ma Prabhupada e Baladev Vidyabhushan estraggono il significato dal Garuda Purana, che definisce la Bhakti servizio devozionale. So the process of bhakti yoga, or the process of connecting to Krishna, is through devotional service. Quindi il processo del Bhakti Yoga, il processo di connessione a Krishna, avviene attraverso il servizio devozionale. And we see in our own relationships in this world, E possiamo vederlo anche nelle nostre relazioni in questo mondo. we connect to people when we give of ourselves. Noi ci connettiamo veramente con le persone quando ci dedichiamo, diamo noi stessi a quelle persone. If we are always looking to receive, to get, there's not a very deep connection that we make with people. Se nelle relazioni cerchiamo sempre di prendere, non si stabilirà una connessione molto profonda. When there's the ability to give of oneself Ma quando sviluppiamo l'abilità di dare noi stessi, to our friends, ai nostri amici, to our children, ai nostri figli, to our parents, ai nostri genitori, even if we have the ability, upon first meeting someone, we have the ability to give of ourselves. anche se abbiamo questa abilità, dopo aver incontrato una persona per la prima volta, di dare noi stessi, There's immediate connection. c'è un'immediata connessione. So the process of bhakti is connecting with the Supreme Lord by giving ourselves. Quindi il processo della Bhakti consiste nel connettersi col Signore dando se stessi. And then there is this devotion that develops within the heart. E allora la devozione si sviluppa nel cuore. Detachment. The detachment that's developed through bhakti is not by really giving up. E il distacco che si sviluppa con la Bhakti non è solo quello di abbandonare le cose. It's developed through attachment. Si sviluppa questo distacco attraverso l'attaccamento. We become attached to serving Krishna. Più diventiamo attaccati a servire Krishna, We become attached to serving the Vaishnavas. più diventiamo attaccati a servire i Vaishnava, Then automatically, by purification, detachment is automatically there. automaticamente attraverso questa purificazione sviluppiamo
distacco dalle cose mondane. That is the beauty of bhakti. Questa è la bellezza della bhakti. The more we give, Di più noi diamo, if we give selflessly, se lo diamo senza interessi egoistici, the more we receive in return. e più riceviamo in cambio. So we give of ourselves, and that is the process of our advancement and the ability to move to the next step from devotion, detachment, direct perception of the Lord. Quindi dare se stessi è il procedimento della bhakti che ci porta dalla dedizione al distacco al darci completamente al Signore. But in Jnana Yoga, through the process of knowledge, there is no emphasis on relationship and reciprocation. Mentre negli altri tipi di yoga non c'è questa enfasi sulla dedizione e sulla reciprocazione. And therefore, Srila Prabhupada says that one who practices Jnana Yoga can only realize the absolute unto the level of Brahman. They can't go beyond that. Per questo Prabhupada dice che chi si impegna nello yoga, nel Jnana Yoga, nello yoga della conoscenza, può arrivare al massimo livello del Brahman. In Jnana Yoga you have austerity, E nel Jnana Yoga ritroviamo l'elemento dell'austerità, you have study of Shastra, lo studio delle scritture, you have speculation, c'è la speculazione filosofica, but that can only take us up to the level of Brahman. ma questi elementi ci possono portare solo fino al livello del Brahman. And according to Srimad Bhagavatam, E in accordo allo Srimad Bhagavatam there's 3 levels of understanding the Supreme. ci sono 3 livelli di comprensione del Supremo: Brahman eti, Paramatma eti, Bhagavan eti, Shabhyate. So those 3 levels, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. For someone that is in Jnana Yoga, they can only understand Brahman. Quindi questi 3 livelli, coloro che praticano il Jnana Yoga possono realizzare solo l'aspetto impersonale, Brahman, dell'assoluto. So reciprocation and understanding of the Lord and direct interaction with the Lord comes by the Lord's mercy. Quindi la reciprocazione, la comprensione e la diretta percezione del Signore viene grazie alla sua misericordia, which we receive by the execution of devotional service. che possiamo ricevere con l'esecuzione del servizio devozionale. And then there is another perspective, it's called Buddhi Chakshush. E poi c'è un'altra prospettiva chiamata Buddhi Chakshus. I found this very interesting. It's in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. La troviamo nell'11° canto dello Srimad Bhagavatam. There it's described, Atmana Guru Atmaiva Purushasya Visheshataha Yat Prakshan Numan Abhyam Shreyo Sav Anovindate. An intelligent person, Una persona intelligente, expert in perceiving the world around him, esperto nel percepire il mondo intorno a sé and in applying sound logic, e nell'applicare il potere della logica, can achieve real benefit può ottenere il vero, reale beneficio through his own intelligence. attraverso la sua stessa intelligenza. Thus, sometimes one acts E così a volte uno agisce as one's own instructing spiritual master. come il suo proprio maestro spirituale istruttore. Jiva Goswami elaborates on that point. He says, by one's intelligence, if one is sincere within the heart, E Jiva Goswami elabora questo punto dicendo che una persona con la propria intelligenza, se è sincero nel suo cuore, it leads one to appreciate the devotee of the Lord viene condotto ad apprezzare i devoti del Signore and the Supreme Lord himself. e anche il Signore stesso. If we study various philosophers throughout the world, E se noi studiamo vari filosofi in tutto il mondo, di tutto il mondo, and sometimes Prabhupada would quote other philosophers, e a volte Prabhupada citava altri filosofi, we could see that they had keen perception. possiamo vedere che hanno delle prospettive molto personali. They would not be able to understand the Supreme Lord as He is, Magari non sono in grado di comprendere il Signore così com'è, but through logic and perception they were able to understand certain things about the world. ma attraverso la logica e la prospettiva riescono a capire come funzionano alcune cose di questo mondo. How the world is a place of suffering,
capiscono come il mondo sia un luogo di sofferenza, how selfishness and attachment are the cause of that suffering. come l'egoismo e l'attaccamento sono le cause della sofferenza. There are so many things that can be perceived just by logic, sound logic. E ci sono così tante cose che possono essere percepite, capite con la semplice logica. So we could have divyam chakshush, we can have jnana chakshush, we could have buddhi chakshush. These are the three kinds of perspectives. And then finally there is the perspective which is called guna chakshush. Quindi ci sono questi tre tipi di prospettive, quella divya chakshu, quella divina, quella jnana chakshu, quella della conoscenza, e buddhi chakshu, quella dell'intelligenza, ma ce n'è una quarta che è la guna chakshu, la visione dei guna. And this is the perspective that most living entities have who are conditioned by the material modes of nature. E questa è la prospettiva che la maggior parte degli esseri possiede, che è quella determinata dalle tre influenze della natura materiale. They see and understand the world based on the influence of the gunas. Le persone vedono e comprendono il mondo in accordo all'influenza, al guna che l'influenza. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha. Ahankara vimudhatma. So ahankara, we see through the perspective of the modes of material nature which create the false ego perception. Quindi quando vediamo attraverso la prospettiva delle influenze della natura materiale, questo crea il falso ego. A perception that is very self-centered. Una percezione che è molto centrata su noi stessi. The perception of purity is the Supreme Lord is the center of our universe. Invece la prospettiva, la percezione pura è quella che ci fa percepire che il Signore è il centro dell'universo. And our motivation is based on service to the Supreme. E la nostra ragione di vita è quella di servire il Signore. But the guna chakshus, the influence of the modes of material nature, put us in the center of the universe. Ma il guna chakshu, cioè quella visione influenzata dai guna, ci fa mettere noi nel centro dell'universo. And the motivation is self-centeredness. E la motivazione è il mettersi al centro. We look at Sukracharya's motivation. Guardiamo qui per esempio la motivazione di Sukracharya. Oh, don't surrender to Vamanadeva. Non abbandonarti a Vamanadeva. How will my family survive if you have nothing? Come posso mantenere la mia famiglia se tu non hai più nulla? Because I am totally dependent on your wealth. Perché io dipendo completamente dalla tua ricchezza. So don't give. Quindi Don't be a fool. Don't be a rascal. non fare lo sciocco, non fare il mascalzone. Otherwise, I will suffer and my family will suffer. Altrimenti io e la mia famiglia dovremo soffrirne. But what does a devotee say when a devotee sees someone surrendering everything to the Supreme Lord? Ma che cosa dice, cosa pensa un devoto quando vede qualcuno che si arrende completamente al Signore? The devotee says, Jai Haribol. Dice Jai Haribol. The devotee is so happy by seeing another devotee selflessly surrendering at the lotus feet of the Lord. Un devoto è così felice quando vede qualche altro devoto che si abbandona completamente al Signore. And he sees how the Lord, by the Lord's mercy, making so much advancement. E vede che per la misericordia del Signore quel devoto fa un grande avanzamento spirituale. Isn't that a fact when we see someone come to Krishna consciousness and maybe they come the first time and they're curious about the kirtan? Non è proprio così che quando qualcuno viene qui per la prima volta al Tempio e fa i suoi primi kirtan, vede le divinità e siamo tutti felici per lui e per lei. They observe everything with eyes wide open. E osservano tutto con gli occhi spalancati dalla meraviglia. And then you watch them over a period of time come again and again. E poi li vediamo che nel corso del tempo ritornano. And then you see they get some taste for the kirtan. E poi vedete che hanno sviluppato un gusto per il kirtan. And they get a taste for associating with devotees. E hanno sviluppato un gusto nell'associarsi coi devoti.
You see that progression. E quindi vedete il loro progresso. And we can even see within our own hearts where we were at when we first came and where we are at now. E possiamo vedere la stessa cosa nel nostro cuore, dove eravamo prima di conoscere la coscienza di Krishna e dove siamo ora. Because one of the symptoms of love is commitment. Perché uno dei sintomi dell'amore è l'impegno. You can't have a loving relationship without commitment. Non potete avere una relazione d'amore se non c'è un impegno. So maybe we're not seeing Radha and Krishna dance on the altar. Magari ancora non riusciamo a vedere Radha e Krishna che danzano nell'altare. But all of you have proven yourselves by serving for so many years at the lotus feet of Radha Shyam Sundar. All of you have proved. Proven. Ma tutti voi l'avete provato servendo le divinità per così tanti anni. This is because we are the recipients of the mercy of Srila Prabhupada. Questo significa che noi siamo i recipienti della misericordia di Srila Prabhupada. Through His mercy, He has allowed us to, whatever degree, whatever platform we are on in devotional service, to taste the ecstasy of service, of giving oneself. Per la sua misericordia siamo stati in grado di poter gustare il nettare del servizio devozionale, il nettare del dedicare se stessi. You know, in Boston, Massachusetts, in the United States, there's Tufts University. It's called Tufts University. A Boston, nel Massachusetts, negli Stati Uniti, c'è questa università che si chiama, what is the name of the university? Tufts University. TUFT. And they did a study. They had two groups. They gave one group $20 and they said you could spend it on yourself. Allora hanno fatto questo esperimento, hanno preso due gruppi e a un gruppo gli hanno dato $20 e gli hanno detto questi $20 dovete spenderli per voi stessi. And the other group they gave $20. E all'altro gruppo gli hanno dato altri $20. And they gave them a choice. You could either spend it on yourself or spend it on someone else. E gli hanno detto avete questa scelta, potete spenderli per voi stessi o spenderli per qualcun altro. And the group of people that actually spent the $20 on someone else, E il gruppo di persone che ha speso questi $20 per qualcun altro, they derived more happiness than all the people in the group who spent it on themselves. hanno provato più felicità di quelli del gruppo che ha speso i $20 per se stessi. So they were saying human nature is to give. Human nature Human nature. Okay. E c'è un detto che dice che la natura umana è quella di dare. is to give. Si consiste nel dare. That's because the nature of the soul Perché la natura dell'anima is to give. è di dare. To give without any conditions placed on it. Dare senza alcuna condizione o considerazione personale. So Sukracharya was very disappointed. Quindi Sukracharya lo vediamo molto deluso, But as we'll see in the coming verses, ma come vedremo nei prossimi versi, Bali Maharaj was very happy to give everything. Bali Maharaj sarà molto felice di dare tutto al Signore. Hare Krishna. Hare. Thank you very much. Haribo. Does anyone have any question or comment? Yes. Ok. Perché poi in inglese traduco in italiano. Mm-hmm. Volevo sapere riguardo il fatto che quando facciamo il primo passo verso il Tempio, sperimentiamo molta misericordia. E spesso è molto facile vedere Krishna, avere il suo darshan, collegarsi con i devoti.
ma poi quando cerchiamo di fare qualche passo, qualche progresso in più nella relazione con i devoti, nel servizio, sembra quasi che Krishna prenda le distanze. So, what do you recommend doing such a In a situation where you feel like Krishna is... more and more, it's further away? Sì. Well, the example is Krishna in Ras Lila. C'è l'esempio di questo nella danza rasa di Krishna. Krishna left the Ras dance Krishna lasciò la danza rasa to increase their longing for him. per aumentare The gopis longing il desiderio delle gopi per lui. So we have to understand, if we're executing devotional service, Quindi dobbiamo capire che quando nel corso del servizio devozionale and you feel like Krishna is not close to you, e quando senti che Krishna non è vicino a te, we should see it with eyes of faith and understand that Krishna is trying to increase our longing for dobbiamo him. vedere con gli occhi della fede e della comprensione che Krishna vuole aumentare il nostro desiderio. Because it is only this longing, this intense desire, can we make real advancement. Perché solo questa bramosia, questo intenso desiderio che ci può far fare un vero avanzamento. So rather than being confused by it, we should just call out to Krishna, where are you? Invece di rimanere confusi dovremmo gridare: Krishna, dove sei? Like Chaitanya Mahaprabhu, he would wander in ecstasy. Where is Krishna? Where is my Lord? Anche Chaitanya Mahaprabhu era sempre gridava sempre in estasi: dov'è Krishna, dove sono le gopi? So I'm not saying you should wander around Florence like that. I'm not saying she should wander around Florence like No, this. non ti sto dicendo che devi andare in giro per Firenze a gridare in questo modo, But we can increase our longing, our intensity of desire. ma possiamo incrementare l'intensità del nostro desiderio, la nostra aspirazione per Krishna, And that will bring us closer. e questo ci porterà più vicini. And I have another question. Okay. E come fa a tradurre lui? In un certo senso ha già risposto alla mia domanda. Ho sentito una spiegazione molto interessante sulla Bhagavad Gita, dove Srila Prabhupada dice che per comprendere la Bhagavad Gita bisogna avere le due qualità di Arjuna. È mio amico e non è invidioso. Allora la cosa è, cioè, se è mio amico, perché dire anche non invidioso? Cioè, e questo cioè, ci fa ragionare molto. Cioè, come prima diceva Sukracharya, che è molto intelligente. E allora, cioè, perché l'amicizia, perché non dice solo è mio amico, ma anche non invidioso? Se può dire qualcosa in più a questo. Well, I mean, the one thing about friendship, I don't think Krishna added. Arjuna was Krishna's friend because he had the quality of non-envy. Quindi It's not something he threw on. non è una cosa che si aggiunge, perché Arjuna era amico di Krishna proprio perché non era invidioso, fa parte proprio dell'amicizia. In order to understand, for me, on my level, my low level of Krishna consciousness, in order for me to understand, I put it in relationship to my own experience.
Quindi se voglio comprendere al mio livello basso di coscienza di Krishna, attraverso la mia esperienza personale, So think about the person in your life who is a very close friend to you. pensate a una persona nella vostra vita che vi è molto vicina, vi è un'amica che vi è molto amica. And then analyze, why is that person such a dear friend to me? E poi analizzate perché questa persona mi è tanto cara. And I think one of the things you'll discover is because that person's not envious of you. E una cosa che scoprirete è che quella persona non è invidiosa di voi. That person, despite them knowing who you are and all your faults, Quella persona, nonostante tutte le vostre mancanze, i vostri difetti, that person loves you. vi ama. So I don't think Krishna added it. I think it's included in being a good friend. Non penso che Krishna aggiunge questa qualità della non invidia, penso che sia inclusa nel fatto di essere amici. Allora, non so se il fatto di traduzione, però la traduzione originale è mio amico e non è invidioso. Sì. Quindi non invidioso viene dopo. So, because in the original translation, Krishna says, because you are my friend and you are not envious of mine. Non envious. So it's not the opposite, that because you are not envious of me, you are my friend. And maybe it's a translation issue. No, like I said, that would be my understanding. The fact that you are my friend, and one of the things that make you my friend. Sì, la mia comprensione è che siccome nel momento che tu sei mio amico è uno dei requisiti per cui tu sei mio amico è che non sei invidioso. That would be my understanding. And can I ask you Yeah. about, you spoke about this non-envious nature of the devotee and complete dedication. Yeah, it's an important point about non-envy, because Krishna says it in the first verse of the 9th chapter of Gita, right? Idang tute guyaktamang pravaksham anasuyave, right? That you are, because you're not envious of me. You understand who I am. Sì, siccome non sei invidioso di me, mi puoi comprendere così come sono, lo cita. And I'd like to ask you one small incident of one of the most non-envious personality in our movement, which was Jayananda Prabhu. You had the fortune to live with him and serve with him, Srila Prabhupada. On Radha Damodar in New York. In Radha Damodar Temple, sì. Volevo chiedergli se ci dicevano solo un piccolo episodio di Jayananda Prabhu, la persona meno invidiosa e con cui lui ha servito personalmente nel festival party di Radha Damodar. Questi pullman che viaggiavano per tutta l'America distribuendo la coscienza di Krishna, e lui appunto ha fatto diversi anni in questo programma. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And Tamal Krishna Maharaj. If it wasn't for Vishnu John Swami, I probably would still be a hippie in Key West, Florida. Se non fosse stato per Vishnujana Maharaj, probabilmente sarei tuttora un hippie che vi pagava per la Florida. I'd be one of the old hippies. Uno dei vecchi hippie, sei un hippie molto stagionato. It was his love for Prabhupada and his natural friendliness that attracted me. Il suo amore per Prabhupada e la sua naturale amicizia mi attrasse. He tricked me. He says, you don't have to join. Just travel with me for 6 months. You don't have to join. Lui mi ha ingannato, mi ha detto non devi diventare devoto, però stai con noi per 6 mesi, viaggia con noi per 6 mesi. And I said, okay, sure, I want to travel anyhow. E io ho detto vabbè, tanto mi piace viaggiare, tanto vale che vengo con voi. So after 6 months I said, can I shave up? Because at that time we had long hair. E dopo 6 mesi gli ho detto mi posso rasare perché avevo i capelli lunghi. And he said, no. E lui disse no. So he said, no, I don't think you're ready yet. Mi disse no, non penso che sia ancora pronto.
So we waited another 2 months, and because I joined with another friend of mine who was a long-haired hippie too. Quindi abbiamo aspettato altri 2 mesi ed ero con un altro amico che anche lui con i capelli lunghi che ci eravamo uniti assieme. And then we asked him again, can we shave up? And he said, no, I don't think you're ready yet. E poi di nuovo gli abbiamo chiesto, allora possiamo tagliarci questi capelli? E lui disse, no, non siete ancora pronti. And finally we begged him, Maharaj, please, we really want to shave up. Alla fine l'abbiamo implorato, Maharaj, per favore, vogliamo veramente tagliarci i capelli. So then he said, okay, now you're ready. Allora disse, va bene, adesso siete pronti. So it's the same thing, increase that desire, that Quindi longing. lo stesso cosa di prima, queste cose sono fatte per incrementare il nostro desiderio. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. ISKCON Laksmi Nrsimha Prabhu ki jai.